Bene, questa è la sessione di Gemma. Benvenuti, ciao Sabrina. Ciao. Ti accompagno contando da 5 a 1 e ti connetti a Gemma 5, 4, 3, 2, 1. La vedo in un'altra vita, con una tunica lunga, marrone, come fosse un monaco che cammina da solo fra delle montagne, come se sta facendo un ritiro spirituale. Si mostra così. È uomo. Sì, è un uomo. Ti dà il permesso, l'autorizzazione? Sì, si gira verso di me, si toglie il cappuccio e mi dice sì. Sì. Perché mostra questa vita? Lui mi dice la parola solitudine, mi dice solitudine. In E- quella vita e in questa. mm, Questa è una vita che lei voleva, che la sua anima voleva fargli vedere per analizzare questa emozione, questa cosa che lei prova dentro, che si porta da qua. Mm. No, ok, ma la solitudine di quella vita e la solitudine della vita di Gemma. Sì, Questo è il nesso. sì, sì. È come se Ok, quando iniziamo l'anima sceglie la vita più importante in questo momento da far vedere a lei. ok. Vediamo cosa succede da soli. Cioè, lasciamo la scena così com'è. Vediamo Mm. cosa fa il monaco. Si siede, allora se lo seguo vado un po' avanti nel tempo, lui mi porta come se ci fosse un burrone, come posso dire, siamo su una montagna in alto, è come Mm? se lui si siede sul ciglio proprio di questa montagna, si siede lì e, e aspetta il tramonto. È come Mhm. se guarda il cielo, aspetta il tramonto e ha un'introspezione dentro di lui, come se analizza, cerca di comprendere il senso della sua vita, vive molto dentro di lui, vive molto dentro e faceva spesso queste passeggiate di sera al tramonto. Abita qui vicino, cioè vicino a questa montagna. È come se fa Questo... parte di Mhm. fa parte di un gruppo, come se fosse un frate, diciamo. Quando vedo che torna, torna in una sorta di monastero, quando Ok, torna indietro. ma è in che paese? Inghilterra. Ok, il monaco sa che adesso stiamo facendo questa sessione. Sì, sì, lo sa. Sì. L'ha sempre saputo? È una domanda a trabocchetto questa. Lui dice di sì. Lui dice che l'aveva già deciso di fare questa cosa. Dice così. La vita del monaco è a rischio, cioè, adesso vedremo quante vite parallele a Gemma. Potrebbe alla fine della sessione non esserci più questa vita. Sì, certo. Quindi, come fa il monaco, come dire, a esistere o a sapere che questa sarà una sessione fatta da Gemma?
perché è lei il monaco. La sua Mhm. anima è come se quando sto qui vedo sempre questa cosa dove il tempo e lo spazio non esistono, quindi è come se tutto quello che io vedo da qua è come se accade tutto nello stesso momento. Quindi noi ci possiamo spostare adesso da questa vita, poi me ne può far vedere un'altra ancora, che non ha da qui una linea temporale, è come se l'anima sia in grado comunque di superare il discorso spazio-tempo. Quindi in realtà lei qui è anche lì e alla domanda se lui sapeva che sarebbe accaduto, sì, perché è come se già accaduto. È difficile da spiegare, però Certo. ok, più o Mhm. meno. Così. Ma se alla fine della sessione ipotizziamo, lo chiediamo alla sua PS, la PS di Gemma, Mhm, la vita del monaco non esistesse più, mhm. cosa sarebbe quella? Una discrepanza nella linea temporale? Una seconda linea temporale? Una linea temporale che si sdoppia, che diventa un bivio? E noi andiamo in quella in cui il monaco non c'è più? È come se non esiste, cioè, allora, da anima, se io adesso sto su, ok, quindi è come se io in realtà sto lì, mi sono staccata, quindi da qui è come se non posso decidere qualsiasi cosa in realtà. Quindi è come se diciamo quello che farà, il lavoro che farà oggi lei qui potrebbe anche cancellare quella vita. Succede come se si sceglie un altro percorso. Non è proprio uno sdoppiamento di linee temporali, perché l'anima sceglie lei di scendere in quella linea, in quell'altra. È come se, come posso dire, come io adesso lei mi sta facendo vedere questa scena, vedo lui, il monaco, Mhm, davanti a uno schermo, come in un cinema. È mhm. come se lui adesso, lei, la sua PS che si presenta da Monaco, mi fa vedere questa scena qua molto particolare, mi fa vedere diverse come pellicole che passano davanti e quindi lei dice la sua anima, ok, se questa non, se io prendo delle scelte, risolvo delle cose, questa esperienza non mi serve più, gli rimane, ma la levo, non la voglio più vivere, basta. E quindi un pezzo di pellicola viene eliminata. Questa è la scena che lei mi sta E dove va il pezzo dando. eliminato? Ma in realtà non esiste il pezzo eliminato. Cioè, in realtà Ok, non c'è, è tutto creato dall'anima, no? ok, Gemma, vibrazione. 12 miliardi, Consapevolezza. 132, PSP. PS 75, tanto. Vite precedenti, appunto. 3870, Percentuale di cervello utilizzata. 4,5. Gemma ha interferenze eteriche. Ho due rettili che la seguono, li vedo dietro proprio di lei, Mhm. perché lei è una combattiva, cioè è una persona che si mette comunque in uno stato cioè combatte, mi dice così, e quindi dietro ci sono vedo due lucertoloni, io li vedo così, che mi si presentano come se fossero armati. Poi, Poi c'è una mantide umanoide. C'è un umanoide con le sembianze di una mantide mhm. sopra.
accanto alla mantide vedo come se fossero qui, vedo come se sono vestiti per combattere, come posso dire, anche questo umanoide qui. E accanto a questo umanoide mantide vedo altri come se fossero militari, Soldati, sì, bravo, soldati con le uomini. sembianze umanoidi, con le sembianze da mantide, cioè c'è questo qui dietro più grande Vabbè. e accanto a lui una sorta di soldati. Umanoide insettoidi. Poi, Mm. E poi vedo l'aquila. L'aquila però la vedo senza l'ala sinistra, proprio non ce l'ha più, ce n'ha proprio un pezzettino e poi l'ala destra abbassata come se non riuscisse bene non vola, non riesce a volare. non riesci neanche ad alzarla? No. Povera, come mi dispiace. Zeus? Zeus sta su, sì. E Se- stranamente stavolta vedo tra, tra Odino e Zeus vedo quello dell'altra volta. Mm, Moloch? sì, esatto. Quello lo vedo come un diavolo. Che però è nel secondo universo. Sì, Moloch io l'ho visto collegato cioè del secondo universo, però non so per quale motivo lo riusciamo a vedere, lo riesco a vedere qui. Quindi è arrivato. Mm, cioè, Dove è passato? io vedo che passa tramite un portale. Quello che vedevo l'altra volta è come se fosse un tunnel. Se adesso mi alzo e visualizzo i due universi, il nostro e il primo, e scusami, il secondo, vedo come un tunnel, un tunnel energetico, passa da lì. Lo vedo come tunnel, Ok. ma è un portale. Ma non E può tutto il stare lavoro qui più di fatto, tanto. tutto il lavoro fatto, le sessioni precedenti è servito a qualcosa? Non può stare qui più di, cioè poco. Non riesce a stare qua. Lui dice Ok, sì, è cosa è venuto a servito, ma fare? Ha un dice che compito, ha quello delle che, commissioni da sì, fare. esatto, dice che quello che deve fare lo riuscirà a fare, lui sta dicendo. Ma cosa è venuto a fare? Dice io sono sotto Zeus, quindi adesso se vuoi Cosa è venuto a vedere fare? Domanda semplice, risposta semplice. terrore. Ok. È venuto a prendere i cinivaccati? No, dice, lui dice che interferirà nelle menti di questi qui. Mm. Ci sarà un evento che attiverà qualcosa al quale lui si potrà collegare. Qual è l'evento? Dice che i progetti stanno cambiando, Qual è devono l'evento? aprire, devono aprire un portale definitivo. Cioè, non il nostro, un definitivo portale. Mm, Mhm. La porta dell'inferno? mm, Quella? sì, sì, Sono legate a un atto magico? Altrimenti lui non può arrivare? sì, c'è da fare un rito Mhm. con delle energie e con l'aiuto di altre entità per far sì Stanno avendo... che venga ricoperto come di un'energia che lo protegge perché qui altrimenti si distrugge, non può starci. Ah, lui, Moloch. Mm, mm. Mm. E se ipoteticamente si chiudesse il canale attraverso il quale è venuto qua? Lui è a posto o è fregato? Lui adesso è incatenato a una sedia.
Se si Perché? chiudesse è fregato. Perché ogni tanto va di là e si ricarica? No, se lui qua non ci può stare, quindi se si chiudesse definitivamente verrebbe disintegrato. Va bene. E allora è venuto di qua, che stia di qua. Andiamo a disintegrare il suo passaggio. Non lo facciamo tu ed io, lo fanno tutte le PS e le PE coinvolte nel gioco e con la presenza di Moloch. Sta cercando di tornare indietro nel tunnel, sta cercando di tornare di là, nel secondo universo. Mhm. Lo blocchiamo tutti e chiudiamo il passaggio, il canale. Abbiamo Stavo- voluto Moloch, prendiamocelo. Si sta incazzando, mamma mia. Mhm. Povero, che paura, come mi dispiace. No, mi dà fastidio. Mi dà fastidio quello che Sì? fa. E cosa Non mi, fa? cioè, non mi tocca proprio per niente. Mi dà fastidio come si sta comportando. Cosa Cerca fa? di spaventarmi, cerca di fare dei versacci. Mm. Cosa fa? Cosa fa? Esce il fumo dal naso. Ok. Vestilo da Peppa Pig. Mettigli la maschera di Peppa Pig, mettigli un gonnellino hawaiano, un pezzo superiore, un reggiseno, tutto rosa, gli Mm, strass, una lunga parrucca bionda e afro, mm. un trucco pesante da Ok. lucciola. Continuiamo? Cosa vuole fare? È ancora incazzato? No, adesso è fermo perché l'ho fermato io. Lo sto mettendo quello che mi stai dicendo tu e è buffo. Mm. È chiuso questo passaggio? Si è ridotto perché è come se le PS stanno facendo un lavoro di... è come se sono delle lucciole che gli vanno addosso a questo tunnel e lo ridimensionano come se viene mangiato dalle PS. È diventato più piccolo, però è potente questa cosa qui. È difficile, però è stato ridotto. Beh, il ridotto non serve a niente, bisogna No. eliminarlo. È arrivata una PS con come se avesse no, un lanciafiamme, come si dice? Una pistola con del fuoco, come Lanciafiamme? se, sì, come se lo gli sta dando con questo lanciafiamme, sorta di lanciafiamme, gli sta dando fuoco per bruciarlo. Chi è questa E PS? si gira, adesso si è girata e è una donna. È una Mm. donna che però no, è viva, è qui, è nella dimensione nostra, una PS di una persona. Come si chiama? Giada, dice. Mm. Dice, lei sta dicendo io so come si fa a distruggere questa cosa perché l'abbiamo già fatto noi. Quando? Mi dice, nei tempi dell'ebraismo, mi dice. Tu la conosci? Ha detto che ci siamo incontrati in qualche vita passata. Io la conosco. Dice di sì. Va bene, spaccato? Si è polverizzato, è come se lei ha dato questo input, questo esempio, e le altre PS che abbiamo chiamato hanno preso esempio, hanno fatto la stessa cosa, compresi noi. E quindi è come se si fosse incenerizzato. Sì,
È chiuso Si è adesso. incenerita. Mm-mm. Incenerito. Ok. Gemma ha entità mentali? Scusa, mi stavo guardando che stava facendo lui. È rimasto seduto sulla sedia con le catene. L'ho messo da una parte e con la faccia di Peppa Pig Mhm. perché scoccia questo qui. Come scoccia? Mi cerca di attirare la mia attenzione. L'ho messo da una parte dentro una prigione. Il canale è chiuso. Sì, Ok, allora tutte le PS che hanno chiuso il canale e le PE vadano da Moloch e gli mettano una mano sulla testa, alzando le loro frequenze. e di nuovo si incenerisce. Tutto. Sì, rimane. Vedo questa scena qui, è come se il corpo si è incenerito quando mi ha detto di alzare che loro hanno alzato le vibrazioni insieme a noi e rimangono a terra queste due corna che aveva intere. Sì. Ok, va. Gemma, entità mentali. Allora, è collegata ovviamente alla mente collettiva, però non, vedo soltanto un'interferenza del secondo livello di entità mentale, non la vedo legata a grandi, come dire, mh, non la vedo, non ha grandi interferenze a livello, diciamo, mentale. Più che Mhm, altro ci sono due DL anche, perché quando vedo l'entità mentale vedo che parla sempre con le DL, l'entità mentale, ci sono due DL accanto a lei. Uno soprattutto vedo che le sta particolarmente sulla bocca, all'interno dello stomaco, sulla bocca dello stomaco. Più che altro interferisce con lui, questo qui del secondo livello. mhm. Ci sono impianti? Qui sulla fronte, vicino al terzo occhio, un pallino che la tengono tramite questa cosa qui, è come se le bloccano la vibrazione, come se lei cercasse in determinati momenti di tirarsi su, come posso dire, mostra come se volesse tirarsi su di vibrazione, no? Di stare bene, di essere più emotivamente su e questa cosa qui è come se le mettono un blocco come flusso energetico. Mhm. Stomaco, sulla bocca dello stomaco, ovaglia sinistra, schiena, sopra il coccige, poco sopra il coccige, che è collegato con la parte sinistra, con la gamba sinistra dietro, tipo tendine dietro, con il piede, come se ci fosse collegamento con una piccola lastra. Lo vedo così e basta. Ok. Ci sono disincarnati? Ci, ci sono, io vedo qualcuno che è nella casa dove vive, ma non è legato a lei, è legato all'altra persona. Ok, interferisce però con Gemma. Beh, sì, le dà fastidio, nel senso che comunque per stare lì deve comunque prendere dell'energia e a volte lo fa anche con lei, Ok, altrimenti non portale, potrebbe. via. Si stacchi da tutto quello che è terreno, lui interferisce, quindi può fare subito quello che gli diciamo di fare.
Scappa, aspetta che cerco di fermarlo, sta scappando, sta come se scappa all'interno, corre all'interno della casa, lo Mm. vedo che corre dietro di lei. Va bene, mettigli un portale davanti così si infila automaticamente. Interferenti, lo possiamo fare. Ok, Chiamiamo il padre. si mostra come un pastore, qui lui. Vedo un signore che viene con un bastone in mano, e come se fosse un pastore, mi si mostra così. E davanti, lui davanti e dietro si mostra con un gregge di pecore. Mm, Mhm. Lo vedi sobrio? sta bene, sì. Ci può raccontare perché smise di bere quando Gemma era giovane? Perché dice io non ce la facevo più, sapevo che non ero in me, solo che quello mi serviva per staccarmi dalla realtà. Sentivo che però il corpo mi dava dei problemi, mi stava abbandonando ed è come se è scattato uno spirito di sopravvivenza. È scattato qualcosa, è come se ho spinto un pulsante dentro di me, però non mi è bastato. Ok, lui è attaccato alla terra adesso. Alla mamma, tanto alla mamma. Lui è la causa esoterica del fatto che la mamma è un po' la persona che è difficile, a cui è difficile tenere testa. È come se lui a volte vedo come se le sussurra delle cose all'orecchio. È come se cercasse da lì ancora di tenere sotto controllo le situazioni. Dice come se non era il momento, cioè l'ha scelto lui, però quello che sta dicendo è come se è andato via senza mettere a posto le situazioni, come posso dire. Si è sentito si sentiva sfuggire di mano, che non aveva più il controllo di alcune situazioni ed è come se tramite la moglie, la mamma di lei, le sussurrasse quello che doveva fare. Ok, lui ha ceduto l'attività di famiglia alla figlia. Perché? Mm. Perché era l'unica che poteva essere in grado di tenerla. È la persona che ha più intelligenza, molto più di quello che lei pensa. Però la madre ha poi fregato la figlia e lui ha fatto sì che questa condizione potesse essere possibile. Quello che dice, dice che è un'esperienza che lei serviva, doveva imparare e da qui non potevo comunque intervenire. Vuole lasciare un messaggio alla figlia prima di partire? Dice non mi sono reso conto di quello che è successo e da qui è come se il tempo che sono stato giù è come se fossero 2 ore e non mi sono resa conto di quello che stava accadendo. È come se io non ero cosciente di me, non sapevo che cosa stavo facendo, è come se ora mi rendo conto di essere vissuto in un limbo e quindi non so bene cosa è successo e cosa ho fatto, però qualsiasi cosa sia io ti chiedo scusa, perché ero come una pecorella smarrita, al quale io adesso ti faccio vedere che invece posso condurre, ma io giù mi sentivo come la pecora, una pecora smarrita.
Ok, apriamo un portale aureo. Se l'è aperto lui con il bastone, ha fatto così e poi si è trasformato in energia e si è alzato. Il portale aureo l'ho aperto sopra, come se è un livello molto molto superiore rispetto anche a dove sto io qui adesso, e Mhm. quindi è più su. E si è trasformato in energia ed è arrivato lassù. Va bene, lo salutiamo. Torniamo nuovamente solo su Gemma e vediamo un po' di cause esoteriche. Causa esoterica dell'obesità nella parte alta del corpo. Ci sono delle abduction che sono collegate al discorso dell'impianto dello stomaco. È come se quando fanno queste abduction la collegano qui con questa sorta di pallino lastra. Mhm. Le controllano tutto l'apparato ehm, digerente, tutto l'intestino, tutto l'apparato insomma collegato qui, ed è come se a livello fisico le dia questa causa collaterale. Quindi anche la disbiosi intestinale. Sì. Il fatto che lei sia vegetariana e il fatto che il medico le consigli di alternare anche del pesce sono ininfluenti da un punto di vista esoterico. Io vedo che in realtà lei potrebbe benissimo integrare in maniera diversa, cioè potrebbe tranquillamente stare bene anche senza il discorso pesce, come raccontava prima. È un discorso molto mentale anche, perché è come se viene comunque influita, no? Mhm. E quindi è come se lei, Influenzata? influenzata, scusami, sì, è come se comunque un medico al quale qui viene dato atto di quello che ti dice, perché a livello fisico ovviamente è sempre un medico, però si autoinfluenza, quindi non riesce a fare energeticamente anche, a mettere le basi e le condizioni per intraprendere un discorso del genere, però vedo tanto del mentale più che fisico da questo di questa cosa. Ok. Causa esoterica dei dolori articolari, specialmente alla mano destra. Nel DL. Vedo nel Perché? DL che, vedo nel DL che si muove. È come se lei nella mano destra abbia più energia, mano destra, anche sulle gambe. È come se fluisce di più, più energia, come se la usa di più, come posso dire, è molto attiva, quindi è come se passa qui per prendere energia, ma in realtà appunto poi c'è una mancanza e quindi le dà problemi. A questa parte qua io vedo anche però le gambe a livello di articolazione. Ritenzione idrica. Vedo fisico, DNA, ho visto DNA, la parola DNA, quindi è anche un discorso, diciamo, di genetica fisica. Beve poco. Sì, dovrebbe bere di più e muoversi di più. Vedo poco ad oggi, adesso, poca attività, anche a livello fisico e anche poca volontà di farlo. Dolori alla testa. Io quando mi hai detto questa cosa qui è come se ho visto eh, un discorso mentale dovuto da se stessa, nel senso io vedo come se ci sono lei mi mostra momenti in cui si arrovella, mi dice, come se si arrovella su delle cose, come se si incastra su delle situazioni e rimane chiusa lì, quindi la vedo proprio come una mancanza energetica, come se si consuma questa parte, legata al discorso mentale di pensiero. Problemi alla gamba e lipoma.
DL e impianto. Ok. Causa esoterica del blocco per se stessa. Qui mi ha fatto vedere subito la vita, ho rivisto immediatamente il monaco. È come se lei si porta come corredo animico, chiamiamolo così, mi è venuta questa parola, il Mhm. discorso di essere sola, di stare da sola, di chiudersi, di non aprirsi e ha paura. Io vedo una paura e adesso che siamo entrati in questo discorso ho visto lei che perché viene tutto insieme, ho visto lei di oggi che chiude gli occhi e mi mostra il perché non riesce a vedere, perché ha paura, ha un blocco interiore. Quindi se lei immagina un'arancia, a occhi aperti la immagina. A occhi chiusi, nonostante abbia delle capacità grafiche, non Mhm. riesce assolutamente a immaginare l'arancia, la matita, il Io la gatto. vedo come una paura cioè lei è molto curiosa a livello di scoprire, parlo del punto di vista esoterico, però è tanto curiosa tanto quanto ha paura e si ritira e si rilega al discorso della vita del monaco. È come se avesse paura di scoprire cose che poi dovrebbe affrontare di se stessa anche e quindi ha scelto di chiudere i canali. È lei che Mhm. se lo crea perché altrimenti se lei si aprisse di più è collegato il discorso della visione e di aprirsi anche al mondo, come posso dire. Me li mostra come se me li fa sentire come una cosa collegata, perché aprirsi in realtà non è una debolezza, no? Ma anzi il contrario, cioè come mettersi in gioco e poi dover affrontare cose che possono non piacerti, non piacergli. Quindi lei ha scelto volontariamente la sua anima qui, ha scelto volontariamente di ripetere un po' quello che mi faceva vedere nella vita del monaco. Sto chiusa, non vedo, non sento, sto bene qui e va bene Scappare così. dalla vita. Mm, mm, mm. Lei però ha provato ad avvicinarsi alla sorella, vivere in campagna. Secco no. Causa esoterica. La sorella ce l'ha con lei, mi dice questo. C'è qualche altra vita che è successa in cui è come se lei è stata. Vedo un'altra vita dove lei, cioè adesso la sorella che abbiamo chiamato mi sta dicendo io ce l'ho con lei. Mi dice questo. Mm. Il discorso di andare in campagna. No, vabbè, un attimo, la sorella la Cioè, invitiamo con la madre e la coinquilina nel cinema mm, e mm, mostriamo in un secondo alla sorella la vacuità di queste vite, che sono soltanto dei film, delle esperienze olografiche, non c'è niente di importante. Modificare un rapporto con una sorella oggi, quale Gemma, in virtù di una vita precedente, cioè di un mm, ologramma mm. passato, è come non aver capito un cavolo di niente. Infatti è inconsapevole, cioè ha Ok, poca ora l'ha capito. consapevolezza. Si è messa seduta nel nostro cinema con le braccia conserte, come se sta osservando. E ce l'ha ancora con Gemma? Dice, lo capirò, non si apre tanto alle nostre informazioni, è chiusa. Cioè, non è come se si siede e dice, ok, sto qui, voglio vedere, mi interessa, però piano piano, Mm. adesso voglio La madre capire. c'è? Sì, La coinquilina c'è? sì, la coinquilina è stata la prima, l'ho vista subito, una ragazza. C'è È una. interferita, no? Immagino. Non la possiamo analizzare, solo vedere da fuori se o non è interferita. Sì, è interferita, sì. Perché è, come dire, bipolare, Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Cosa C'è credi un che sia? falconiforme, è un falconiforme che è come se le fa cambiare la personalità. Lei è molto debole, questa persona, cioè di mente, dico, debole nel senso molto malleabile.
è come se ha avuto una vita un po' sofferente, quindi è molto, eh, sì, manipolabile. Va bene. Causa esoterica del problema legato alla sfera sentimentale e sessuale. Allora, è legato a, e lo vedo dall'inizio della sessione, a questa cosa del chiudersi, della vita che ci ha mostrato del monaco. Lei è chiusa e quindi è chiusa, è paurosa, e aprirsi a una relazione o comunque a cercare un legame affettivo vorrebbe dirsi mettersi troppo in gioco e dover affrontare alcune cose sue interiori, alcune paure che lei ha, lui perché adesso me lo sta dicendo il monaco. Quindi è come se ha scelto, è una scelta la sua, non è che non ci sono le persone che io vedo delle persone che anche insomma chiaramente le si sono avvicinate, però lei è come se le rifiuta involontariamente, non vuole affrontarla. Questa è la relazione e invece la paura, il terrore del rapporto sessuale in qualche modo. Allora, vedo diverse cose mentre me lo dici. Uno è la mancanza di fiducia nel discorso uomo, maschile, inteso proprio come essere uomo, perché non ha avuto, come posso dire, non ha avuto un esempio di sicurezza dal punto di vista del padre nella sua infanzia. Mm. Quindi è come se inconsciamente la ragazza, la bambina che vedeva delle scene, anche se non nei suoi confronti, ma comunque in famiglia, di rabbia dovuto a quello che ci ha raccontato, quello che Mm. insomma vediamo. Del padre che sbottava con la madre, spaccava una sedia, insomma. Esatto, come se lei inconsciamente abbia creato dentro di sé un'autoprotezione, quindi attenzione perché è pericoloso. Cioè, quella è la sua immagine di uomo, Mm. quella è la sua immagine, che non è riuscita, ovviamente lo è come come tutte le bambine, no? Che hanno tutte diciamo, le bambine, la bambina ha il primo innamoramento, il primo essere maschile che vede è il padre, quindi è l'esempio che le viene, si viene proprio a radicare all'interno della sua mente, quindi è dovuto molto a questa cosa qui. Cioè, se non ci lavora Mm. non passa. La cosa è emersa prepotentemente durante un trattamento shiatsu. Lei ha avuto paura lì, perché non vedeva che cosa potesse succedere, perché il suo viso era, io lo vedo, cioè, non vedeva Sul quello che basso. lui, sì, esatto, quello che lui stava facendo non era nella sua area visiva e quindi non poteva tenere sotto controllo la situazione e è come se aveva avuto una sensazione, mi sta dando, facendo sentire una sensazione proprio di paura di uno scatto di rabbia. Esattamente come appunto si rilega a quello che mi ha fatto vedere del padre, del discorso del padre. È legato, è tutto legato a questa situazione qui. E Corpo emozionale. automaticamente il corpo emozionale si nasconde, è molto chiusa, è molto ha tante paure. Lei è una persona, come posso dire, che su tante cose è guerriera, affronta, però è come se questa cosa qui, a livello di sentimento, di emozione emotiva, di sentimento anche nei confronti del sesso, nei confronti di qualcosa legato comunque alla figura maschile, è come se non vuole affrontarla, la tiene lì, ne ha paura. Paura, tanta paura. Anche se lei tende di non ammetterlo, tende a non ammetterlo a se stessa, come posso dire, tende a non Mm. affrontarla questa cosa. Mm. Ok. Scarse amicizie, causa esoterica. Scusami, Dimmi.
dire questa cosa che mi sta facendo vedere lei. È come se Mhm. lei, riguardo a tutto questo discorso, ha detto io adesso abbiamo spinto il pulsante, quel pulsante che io non volevo spingere, ma che se sto qua in realtà volevo vederlo. Quindi lei mi ha fatto vedere come se ha spinto un pulsante Mhm. e è come se questa paura adesso lei la vuole, la sta materializzando, la sta vivendo, la vuole attraversare, affrontare, come posso dire. Mi fa vedere questa cosa così. Va bene. Causa esoterica delle poche amicizie, se c'è. Ma lei ama stare da sola in realtà. Cioè, le Ok, amicizie non... ok. Vediamo Moloch. Dov'è? Esiste ancora? no, io vedo solo le corna per terra adesso. Esiste per Gemma, per te, per me? Per noi no, che Esiste per l'abbiamo fatto qualcuno? insieme. Cioè, il lavoro che abbiamo fatto c'era anche Gemma a farlo con noi, l'ha visto, quindi. Esiste per qualcuno? Mm, sì, sì, per qualcuno esiste. Quale percentuale? Vedo 57%. 57? Mm-mm. Quindi Moloch arriverà verso la sua porta dell'inferno e si formeranno due almeno linee temporali, una senza Moloch, per chi l'ha distrutto, e una con. È come se fossero due scelte di dimensione ed è come se ancora non è certo che arriverà, nel senso è come se tutto è in divenire, come sempre. Mm. Però se l'opzione che arriva ci sarà però la possibilità, ci sarà come, io vedo come una biforcazione, come posso dire. Mm. Ci sarà la parte che per quelli che non esiste più e per quelli invece che esiste l'accolgono. Sì, vedo proprio una biforcazione. Ci sarà uno tsunami che parte dalle Canarie e si diffonde nell'Atlantico, Ce ne provocato saranno. dall'uomo, ovviamente. Ma ci saranno, come sempre, già ci sono e non ci viene detto. Sì, ce ne saranno tanti ancora. Di Già accadono. cataclismi. Tsunami, cataclismi in generale, sì. Ok, abbiamo visto tutto. Andiamo, se vuole, con Gemma al cluster. Portiamola lì, vediamo che cosa fa da sola. Fa una cosa particolare, mi ha preso la mano e mi ha portato per portarmi al cluster, mi sta facendo camminare come se fosse un sentiero con delle foglie per terra, come se fosse un posto dove lei si rifugia. Mhm. E arriviamo alla fine di questo sentiero e mi mostra come un'enorme scatola di legno, fatta di legno, che la apre come uno scrigno di legno grande, la apre alla fine di questo sentiero e lì ci sono i suoi patti, i suoi libri. Una mostra così il cluster. Ok, cosa vuole farne? No, dice basta. Voglio sentirmi leggera, ha detto. È come se adesso fa questo, prende uno zaino, è come se lei dice io lo sentivo sulle spalle tutto questo peso, voglio sentirmi più leggera, prende uno zaino, mette tutti questi libri, li toglie da lì, li mette tutti dentro uno zaino, Mhm. è come per prendere atto e poi apre un suo portale definitivo e lancia questo zaino con tutti i patti di tutte le vite. E poi prende anche questo sorta di scrigno di legno e lancia anche quello. Perché lo zaino? Il viaggio? Perché lei dice è come se io mi sentivo appesantita, rallentata e per crescere, evolvere devo liberarmi di qualcosa, altrimenti rimango ferma. Perciò è come se io mi sono liberata così. È una,
È una metafora per dirmi che aveva bisogno di sentirsi leggera, di sentirlo proprio, di sentire questo zaino e poi di toglierselo con i Mhm, patti e le sue cose che non le servono più. mhm. Sì, Avatar. il sentiero è il percorso della sua vita. Sì, sì, togliersi uno zaino pesante dalla schiena porta a sentirsi più leggeri, no? A quasi provare questa sensazione di volare, come di volare. Sì, Avatar. Avatar è seduto sulla scrivania ma è bloccato. Lo mostra con le catene lei. Mi mostra un avatar incatenato così seduto sulla scrivania che è inattivo, con il suo computer davanti. Mhm, Prende l'avatar, come se lo riduce piccolo, con le mani, fa così, mhm, e lo lancia nel suo buco definitivo. Poi prende anche scrivania, computer, sedia. E quando accade questo processo vanno via in automatico tutte le entità, gli EDL, i rettiliani. mhm. Le abduction, le entità mentali che vabbè in questo caso non c'erano, gli EDL. Perché non Pianti. l'ha fatto lei? I pianti. Lei dice perché avevo bisogno di viverlo dall'esterno come un film con voi. Devo prenderne atto e questa sessione serve a prenderne atto, a vederla, perché non puoi levarti, è come se non puoi, se non sai di avere, se non riesci non sai che una cosa esiste, non te ne puoi liberare. Quindi non avendo le capacità per chiudere gli occhi e farsi un'autosessione, come posso dire, le persone non ci arrivano ancora. Hanno bisogno comunque di viverle, vederle, conoscerle, attraversarle e poi superarle. Mi dice così. Va bene, nuova frequenza, 35 miliardi. nuova consapevolezza. Adesso sta a 350%. PSPE. Adesso la PS è a 59. Quindi è andata proprio in basso, Mm-mm. giustamente. Mm. Numero di vite, 3000. cervello, Prossimi giorni, dice prossimo mese 7%. Ci deve lavorare però, ma avrà più la possibilità di essere più, che le sua energia io vedo adesso l'energia dentro di lei che fluisce più liberamente e quindi automaticamente, essendo tutto collegato, il cervello potrà essere più libero di elaborare, di lavorare, quindi di crescere la sua percentuale. ok. In passato Gemma si è rivolta al cattolicesimo, a Buddha ed è stata una devota di Sai Baba. Tutti Elohim dietro, vedo, tutti Ci sti sono angeli. ancora? No, no, già l'aveva, lei l'ha avuto in passato, ha avuto diversi, quando era vicino a queste situazioni, ho visto subito Elohim mentre me lo dicevi, istantaneamente. Dopodiché è come se l'ha comunque abbandonato, come posso dire, è una cosa chiusa, Nel suo già. caso, chi era il peggiore dei tre? Cioè, quale sistema di credenze utilizzava il peggiore? Quello, non mi viene il nome, Sai Baba. ma esatto, lui. Bene, messaggio finale
di Gemma a se stessa. Lei dice esci dal sentiero. Sei in quel sentiero che continui a percorrere, vai avanti e poi torni indietro, poi rivai avanti e poi torni indietro. Ma c'è altro oltre il sentiero. È come l'orizzonte. Tu vedi l'orizzonte e pensi che finisce lì. Invece sappiamo perfettamente che dopo l'orizzonte lì è dove puoi arrivare a vedere coi tuoi occhi. Ma non vuol dire che se non vedi coi tuoi occhi non c'è altro. Permettiti e concediti di vedere oltre l'orizzonte, di vedere oltre il tuo limite visivo. Conceditelo, perché siamo qui a fare questo giro di giostra, questa esperienza, questo percorso, ma è uno di tanti, quindi perché ti devi privare di vivertela? Apriti di più, non succede nulla se tu non lo vuoi. Gioca un po' di più. E poi quando vorrai parlare con me, vedrai che se chiuderai gli occhi e penserai a me che sono te, la tua parte più profonda, riusciremo a trovare una comunicazione e riusciremo piano piano a visualizzare gli oggetti che tu mi chiedi di farti vedere quando chiudi gli occhi, perché adesso avrai meno paura. Perché io sono accanto a te, dentro di te. E se tu mi interpelli, mi domandi, mi chiami, io ti rispondo, però non lo hai mai fatto. Adesso lo sai fare. Basta. Mm. Bello. Bel messaggio. Sorella, madre e coinquilina, che fanno? Sono sedute nel teatro a vedere quello che ha fatto lei. La sorella se n'è andata però. Non è interessata. No, Non è più interessata. non è più La, ma- interessata. la madre? Sì, la madre sì, e la coinquilina soprattutto. Ok. Come vedi, Gemma? È strano. Mi si mostra, dice io adesso sono al mare, sono in costume, sono libera. Mi sono levata, mi sono tolta lo zaino, mi sono tolta i vestiti, mi sono tolta i pesi che mi tenevano ferma. Sono al mare, voglio andare a fare il bagno. Voglio nuotare e andare oltre l'orizzonte che vedo dal mare. Dice così. Bella comunque, leggera, pulita. Mi dà questa sensazione, mi fa sentire la leggerezza. Vuole nuotare, dice, nell'acqua. Mhm. Per- mm, Perché? Perché l'acqua la fa sentire leggera, l'aiuta. Si sente più leggera, va più veloce all'interno dell'acqua. Sta Va bene. Sta? andando verso l'orizzonte, mi mostra questa scena.